Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come vedete nuovamente dalla presenza del nostro amico Kit, oggi facciamo quel famoso video, diciamo, di recensione riepilogativo, dove andremo a guardare il modello completato e faremo un sunto delle sue caratteristiche principali, quelle belle e quelle brutte. Ma prima di fare questo ho pensato che poteva essere utile per alcuni di voi che magari sono meno, diciamo, pratici. È meglio che tu non lo sappia. Ecco Kit, certe cose è meglio non saperle. Ciao Kit. Io non mi prenderei il disturbo. Ah, non mi vuoi nemmeno salutare? Nessuno lo sa, nessuno. Ah, va bene, allora visto che non lo sai, io parlo con i nostri amici. Dicevo, questo video sarà rivolto sia a quelli che vogliono... Amici. Ma noi siamo già amici, Kit, però fammi spiegare un attimo cosa faremo in questo video. È poco probabile. Sei sempre il solito pessimista. Allora, fai una cosa, prenditi un attimo un caffè. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. Prego, Kit, prego. Allora, dicevo, ho pensato che questo video potrebbe essere appunto un po' utile a tutti coloro che magari sono meno pratici di montaggi, eccetera, eccetera, e quindi magari poteva venire comodo vedere come si monta questa teca che ci hanno fornito. Anche per me è la prima volta, però in linea di massima credo di riuscirvi a fare una specie di video tutorial, seppure molto più semplice rispetto a quelli fatti per il modello, con cui procedere. Allora, come vedete abbiamo queste scatole che contengono tutte le parti che ci sono state inviate. Sono 1, 2, 3, 4 scatole, di cui una contiene la base fatta in un materiale composito nero, credo sia bakelite, qualcosa del genere, mentre le altre 3 contengono le varie parti in plexiglass trasparente. Ora apriremo tutte le varie scatole, tireremo fuori le parti e procederemo all'assemblaggio. Allora Kit, sei pronto? Sono arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ah, era ora! Ci abbiamo messo 100 numeri per arrivare a capirlo, anzi 110. Direi di no. E invece sì, sono proprio 110 numeri che hanno consentito di completare il tuo bellissimo modello. Oh no. Oh sì! Dai, adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo avanti e facciamo questa teca! Turbo Boost! Allora ragazzi, la prima cosa su cui lavoreremo è la base d'appoggio, quindi diciamo la lastra su cui poggerà veramente il modello. Allora, come potete vedere da un primo sguardo così sommario, sembrerebbe che siano graffiate queste pedane, e potrebbero anche esserlo in effetti, non lo so ancora di preciso. Come possiamo vedere ci sono presenti dei graffi sia da una parte e sia dall'altra. Io ho già rimosso la plastica che diciamo conteneva questo pezzo, eccola qua, ok? Però a uno sguardo più attento mi sembra di vedere che ci sia un'altra pellicola ancora attaccata da rimuovere. Io adesso la spello, eccola qua, in effetti c'è, quindi attenzione quando anche voi andrete a ispezionare, probabilmente avrete anche voi la stessa mia impressione iniziale. Ecco qua. Tolta questa plastica possiamo vedere invece una superficie perfetta, dall'aspetto lucido, molto elegante, che richiama molto il colore nero lucido proprio della carrozzeria, quindi la stessa tonalità esatta, e quindi si diciamo presterà molto bene ad essere, diciamo, accoppiata con il modello. Adesso su questa struttura chiaramente andranno inserite tutte le parti trasparenti. Possiamo già notare che ci sono 4 asole rettangolari, 1, 2, 3 e 4. In quelle asole andranno infilati gli appositi inserti che sono presenti già ricavati all'interno di ogni singolo pannello che andrà applicato là. In questo caso vediamo per esempio i pannellini piccoli, come potete vedere ai lati sono presenti questi incastri che praticamente andranno poi a posizionarsi in questo modo. Chiaramente adesso non entrerà perché ci sono le plastiche da rimuovere, però la sua posizione, ecco, sarà questa, uno da una parte e uno dall'altra,
e poi così via tutto intorno alla struttura. Quindi come vedete è una cosa molto semplice. Queste parti invece che vediamo qui sono praticamente delle asole fatte in fotoincisione, quindi un lamerino di metallo molto leggero che si può piegare con le mani. Come vedete lo dovremo diciamo maneggiare noi per dargli la forma a 90 gradi, creare questa specie di, che figura è questa? Un geode, una figura un po' così, insomma, una specie di 3 triangoli tutti attaccati in maniera tridimensionale, mettiamola così, dove mediante questo sistema di viti e rondelle andremo a posizionare in maniera permanente tutti i vari pannelli. Quindi adesso la prima cosa da fare è togliere le plastiche a tutti i pannelli, dotarci di un cacciavite a croce e proseguire con il montaggio. Allora ragazzi, queste sono la lastrina con le fotoincisioni, come vedete, fotoincisioni nemmeno troppo sottili rispetto ad altre usate nel modellismo, ma chiaramente queste devono avere un'applicazione leggermente più brutale, se vogliamo, no? Nel senso che devono servire come agganci per tenere la teca, quindi chiaramente non sono utilizzate come decorazione, di conseguenza possono essere anche così un pochino più robuste. Allora queste semplicemente le dovete distaccare dal pannellino facendo muoverle all'interno dei propri punti di ancoraggio, vedete? Facendo un movimento un po' di volte si staccano. Farete lo stesso anche con le rondelline, queste qua tonde. Poi con questi qua, una volta che avete fatto questo lavoretto che vi ho fatto vedere, procedete a piegarle, vedete? Si piegano con estrema facilità, chiaramente seguendo le linee già pretagliate, e create in pratica questa figura qua. Su questo poi chiaramente andranno agganciati, mediante quelle viti che abbiamo visto, i pannelli trasparenti. Vedete c'è il buco, su ogni pannello ce ne sono 4 ovviamente. Si dovrà fare in modo che questa asola vada a corrispondere con il buco e poi si metteranno chiaramente viti e rondelle per tenerlo fermo. Ok? Attenzione però, perché il pannello non è subito così trasparente come lo vedete. Ci viene fornito chiaramente protetto in modo particolare per non farlo graffiare, quindi come vedete è piuttosto opaco perché avrà da spellare queste pellicole protettive sia da un lato che dall'altro lato. Ovviamente sono molto aderenti, quindi appena voi aprite la confezione non vedete la letta fatta così, ma dovrete lavorare un po' con l'unghia fino a quando non riuscirete a diciamo a tirare via un angoletto, no? A quel punto tirate semplicemente in questo modo, vedete? Si toglie molto semplicemente. Fate lo stesso anche dall'altra parte. Ecco qua, il pannello rimane bello trasparente, ok? Ovviamente se non volete fare delle ditate usate dei guantini in cotone, altrimenti poi dovrete pulire con un pannino morbido che non lasci segnetti tutti i pannellini, ok? Allora ragazzi, oltre ad avere i pezzi fatti diciamo da 3 parti, no? Che compongono questa figura tridimensionale, troveremo anche 4 semplici mezzelune. Anche queste comunque vanno piegate sempre con il solito sistema e vanno portate a circa 90 gradi. Chiaramente a mano non li potrete misurare, ma poi quando andrete a farli spianare sopra le parti in plexiglass, avvitandole, chiaramente si andranno a 90 gradi da sole per forza di cose. L'importante è dargli la forma, diciamo, come si dice, di partenza, no? Ok? Allora, attenzione, qui ci sono state fornite queste rondelle, appunto, come vi dicevo, di alluminio presumibilmente, o comunque di lamerino. Io sinceramente le avrei messe di Teflon, perché sarebbero state magari più idonee a stare a contatto con la parte in plexiglass per evitare possibili graffi. Se le avete, magari mettete quelle in Teflon. Io adesso metterò queste perché tanto comunque già le ho e non ho quelle disponibili in Teflon, però ecco, se le avete magari optate per quell'opzione là, perché secondo me è migliore.
io chiaramente poi magari li potrò anche sostituire in seguito, quindi per il momento porto avanti il montaggio. Allora, come si procede? In maniera molto semplice. Allora, innanzitutto prendiamo una delle viti che ci sono state appunto fornite nel sacchetto, ok? Come potete vedere sono classiche viti a croce, ok? Quindi niente di particolare, si troverebbero anche comunemente in commercio senza difficoltà. Ci mettiamo sopra una delle rondelle fornite, così. Poi prendiamo uno dei pezzi in plexiglass. Per questi pezzi non ha importanza stabilire un sopra e sotto, perché in realtà hanno i dentini da tutte e due le parti, ok? Quindi come le mettiamo, ci troveremo bene, non avremo difficoltà, perché comunque diciamo questi pezzi da inserto che sono stati ricavati sulla lastra andranno infilati uno sulla parte diciamo della base della teca e l'altro sulla parte di plexiglass che comporrà il tetto. Gli altri due lati sono lisci, quindi alla fine il sopra e sotto sarà solo come noi decideremo di girare il pezzo, ma sono praticamente identici. Allora, prendiamo una delle lastrine di queste qui piegate diciamo ad L, quindi non quella tridimensionale, ma questa qui semplice ad L. La orientiamo in maniera da farla collimare con i bordi del pezzo in plexiglass, quindi in questo modo, e la montiamo internamente al pezzo, ok? Quindi così, ecco qua, in questo modo. Attenzione però, io prima nel dirvi non c'è un sopra e sotto, intendevo solo dire che se lo mettete da un lato o dall'altro non fa molta differenza, però comunque nel momento che fate la scelta poi il sopra e il sotto si crea. In che senso? Si crea perché nella parte che diventerà il sotto, quindi la parte che andrà a toccare sulla base nera, dovete mettere questi pezzi ad angolo retto composti da due semilune, ok? Mentre dall'altra parte a questo punto ci andrà quello a 3, ok? Perché questo dovrà agganciare anche con il tetto, ok? Vedete? Così. Quindi attenzione a non fare l'errore magari di mettere il pezzo in maniera tale che poi vi ritrovate girati che non corrisponde con questi inserti che dovranno andare sulla base, ok? Quindi stabilito quale parte volete mettere sotto, sempre una delle due con i denti, andiamo a posizionare, sempre inserendo la vite e la completa di rondella e il dadino, anche il pezzo composto da 3 semilune. Quindi inseriamo la vite, inseriamo una parte delle semilune e dall'interno metteremo sempre il dado. Ovviamente non è un'operazione proprio così semplice perché vi si muove un po' tutto, però insomma piano piano si può fare. Vi consiglio di mettere a spianare così il dado, vedete? Proprio a toccare, aspettate che ve lo ingrandisco un pochino, ecco, di tenerlo già schiacciato con il dito a battuta, anche se questa è storta non ha importanza. Voi tenete il dado diciamo posizionato che tocca in maniera tale che è più facilitata la presa giusta della filettatura, ok? Non che sia semplicissimo comunque, però diciamo col fatto che quello già siamo sicuri che è perfettamente orizzontale, sarà un pochino più facile far entrare la vite. Ovviamente ripetete l'operazione in modo simmetrico. Che vuol dire? Vuol dire che se da una parte, dove sempre tenete come riferimento il dentino, se da una parte avete messo il pezzo a 3 mezze lune, anche dal suo lato opposto andrà il 3 mezze lune, mentre nella parte che avete deciso che è quella bassa andrà ovviamente su entrambi i lati il pezzo con le 2 semilune, ok? Adesso ripetiamo la stessa cosa, anzi ripetete perché è inutile che ve lo faccio vedere che è uguale, la stessa cosa sul pezzo diciamo rettangolare più piccolo che è rimasto, quello gemello di questo per capirci, e poi passeremo ai pezzi più lunghi che comunque avranno lo stesso sistema di montaggio, quindi cambierà solo il fatto che il pezzo è più lungo. Ecco fatto ragazzi, abbiamo preparato le due parti più strette della teca.
Allora, chiaramente quando andrete ad avvitare il datino potrà capitare che dopo qualche giro, anche all'inizio specialmente, vi si potrebbe indurire, non riuscite a avvitarlo tenendolo solo con le dita. In quel caso utilizzate una normalissima chiave da 7 che è la misura del dado, ok? Non so se si riesce a vedere, eccola qua, ok? Usate la parte chiusa, questa qui a cerchietto, ok? L'andate ad inserire, cioè andate ad inserire il dado all'interno della chiave, poi con il cacciavite da sopra potete completare il serraggio. Non stringete a morte, perché c'è sempre il rischio che si può crepare magari la lastra di plexiglass, ok? Adesso andremo a comporre la teca inserendo la prima parte laterale che comporrà, diciamo, il muro della teca. Ora prendiamo una delle due parti laterali, quelle che erano diciamo incellofanate insieme, no? Quindi le due parti gemelle, perché vi ricordo che c'è una sola parte trasparente lunga di dimensioni inferiori, le due più grandi uguali sono i muri laterali, ok? Allora ne prendiamo una delle parti su cui abbiamo già agganciato gli agganci in metallo, no? Quindi una delle parti laterali più strette. Anche in questo caso decidiamo qual è il sopra e qual è il sotto di questa lastra più lunga. Una volta fatto andiamo a posizionare la diciamo lastra più piccola di fianco ad essa a 90 gradi in questo modo, ok? Così chiaramente la facciamo spianare bene a misura. Questa più piccola deve andare sopra al pezzo più trasparente di quella più lunga, ok? Perché deve far combaciare i fori, altrimenti non combaciano. Mettiamo nei fori qui laterali della parte più lunga le viti dotate di rondella e dall'altra parte il dado, esattamente come abbiamo fatto in precedenza, ok? Vi aiutate come sempre con la chiavetta se necessario per tenere poi il dado da dietro e procedete in questo modo sia da questo lato e sia dall'altro, ok? In maniera tale che poi alla fine il pezzo si reggerà in piedi da solo, perché è già diciamo una forma tale che può restare in piedi. Ecco ragazzi, non c'entra ovviamente nell'inquadratura perché è molto grande, però comunque possiamo vedere che abbiamo montato i due pannellini laterali. In questo modo quell'altra lastra si regge, quindi possiamo diciamo montare più agevolmente quella che ci rimane, che è quella che andrà quindi a chiudere da questa parte diciamo la teca. Prima di farlo però è il caso di mettere prima la parte superiore, questa qua, che andremo chiaramente a far collimare con le sue scanalature e quelle dei dentini laterali, vedete, in questo modo, e lo facciamo anche dall'altra parte. In questo modo potremo avvitare già quelle due viti più esterne, possiamo avvitare anche queste e poi dovremo girare tutta la parte per avvitare l'ultima lastra, che è quella diciamo che troveremo a fare la parte del muro da quest'altra parte. Si può fare anche al contrario, potete mettere anche prima questa qui laterale e poi quell'altra, tanto alla fine non cambia niente. In entrambi i casi ci sarà un'operazione più scomoda da fare per avvitare l'ultimo pezzo, perché comunque è quello che lascerà meno spazio di lavoro, ok? Chiaramente non ve lo posso far vedere perché devo stare proprio lì davanti per manovrare, ma avete capito come si fa. E questo qui è un tutorial per modo di dire, nel senso che serve solo per indicarvi le linee guida su come procedere. Poi chiaramente ognuno di voi sarà perfettamente in grado di farlo, perché è veramente molto semplice ragazzi. Procediamo. Allora ragazzi, ecco la teca montata. Impressione no, non sono spiritoso, ho detto che la teca è montata. Prima impressione a caldo è che dico che purtroppo secondo me questa teca fa pietà, nel senso che non tanto per una questione estetica ragazzi,
per quanto io l'avrei fatta sinceramente un pochino più bassa, perché la vedo veramente troppo alta per il modello di kit. Sembra che ci debba stare accanto anche Michael Knight in piedi e sarebbe comunque troppo alta. Il problema principale è che il sistema ideato qui dalla De Agostini per questa teca, o chi l'ha progettata per De Agostini, ha fatto in modo di realizzare una teca in pratica instabile. Se voi questa teca la maneggiate, come nel caso che abbiamo affrontato ora per montarla, questi pezzi flettono in continuazione e rendono veramente molto complicato l'assemblaggio, soprattutto perché il pezzo superiore è stato fatto leggermente più largo del profilo sotto, no? Quindi c'è un bordino qui sopra da tutti i lati che sporge, e questo, poggiandovi su una superficie piana, vi crea problemi per l'allineamento dei fori, quindi per far passare le viti durante il montaggio, caro kit. Poi una volta anche assemblata completamente, quando la stavo muovendo per metterla sopra il pianale nero, flettendo, questi agganci che sono qui in mezzo tendono a uscire fuori in continuazione, vedete? Cioè rimane molto morbida, come posso dire, questa teca, quindi va posizionata, piazzata lì e non toccata più, perché anche ogni volta che voi la sollevate, magari per spolverare, nel caso in cui entri un po' di polvere, perché da quello che vedo non è nemmeno molto sigillata, sicuramente vi creerà problemi e dovrete metterci mano per riallinearla. Sinceramente è una teca che non è all'altezza del modello con cui è stata venduta. Il modello di kit, seppur nelle sue imprecisioni e difficoltà, è tutto sommato un bel modello, fa la sua figura una volta montato. La teca purtroppo devo dire che non ricopre lo stesso livello di solidità. Quando alzate quel modello di kit la sentite bella, pesante, compatta. Questa teca no. Molto meglio la teca che fornì la defunta Eagle Moss per la DeLorean di Ritorno al Futuro, dove la parte del plexiglass superiore, quindi tutta la parte del parallelepipedo, viene fornita già bella e assemblata e incollata, quindi senza queste brutte cernierette ai lati che sicuramente a livello estetico non fanno la loro figura. Sarebbe stato meglio vedere tutto plexiglass. Quindi che dire, forse ha fatto bene chi non ha fatto l'abbonamento premium e magari se la farà fare da una ditta specializzata, perché sicuramente gli verrà fuori qualcosa di meglio. Non che sia brutta, ripeto, esteticamente, però diciamo lascia a desiderare nell'insieme. Non è un prodotto, diciamo, che io gradisco. È chiaramente stata fatta in questo modo per rendere possibile spedirla in varie fasi, quindi con i pezzi meno soggetti a rompersi, mentre quella della Eagle Moss, ovviamente, essendo spedita già montata per intero, era molto più facile che magari arrivasse rotta. Però, visto il costo del modello, sinceramente io avrei preferito che magari avessero fatto un enorme cubo di polistirolo messo dentro, in maniera da non farla spezzare durante il trasporto, e che però l'avessero fatta di vari pezzi di plexiglass già incollati. Quindi la teca sicuramente prende un 5 come voto, ma a questo punto direi di introdurre il nostro modello di kit e fare le sue valutazioni. E invece eccola qui, la nostra amata supercar Scanner. Allora, è un pochino. Allora, facciamo una piccola panoramica. Eccolo qua. Piacere di conoscerti. Potremmo essere amici. Ah, stai facendo amicizia con la tua macchina? Bene, mi fa piacere, Kit. Probabilmente. Allora, secondo me l'effetto finale è bellissimo. Adesso, Lunga storia, te la racconterò più tardi. sì, Kit, se ti silenzio un attimo, altrimenti non mi fai parlare. Ecco qua, come possiamo vedere, l'effetto è molto bello. Sicuramente ricorda molto il telefilm. Addirittura non solo il movimento iconico con il suo rumore, che è veramente qualcosa che ci riporta a tutti con la mente a quei bei giorni in cui vedevamo la serie in TV. Eccolo qui,
chi di voi non si ricorda il telefilm già guardando il modello in questo modo? Ma addirittura anche il colore della luce così giallino, come erano i fari all'epoca delle vetture, ci riporta alla mente proprio il periodo, no? Che abbiamo tutti vissuto, almeno noi, quelli insomma della mia età o giù di lì. Quindi il modello da quel punto di vista sicuramente è molto buono. È molto buono anche a livello di come è stata riprodotta per intero la vettura, comunque a livello estetico diciamo non ci sono cose troppo sbagliate, sì forse mancano i paracolpi diciamo sulla fiancata, ma poco male, tanto è nera e poi diciamo la forma della fiancata già fa sembrare come se ci sia, quindi in realtà non si nota più di tanto la cosa. Il modello è abbastanza realistico perché, come sapete, ha anche il motore, no? Aspettate, adesso cerco di farvelo vedere, ribossiamo un attimo i fari, ecco qua. Anche il motore, come abbiamo detto, è un motore di fantasia, nel senso che questa turbina è stata prodotta in America per un'altra vettura, quindi non era montato da questo modello di veicolo, però chiaramente la sua forma un po' così fantascientifica diciamo l'ha fatto scegliere dalla De Agostini per produrre questo modello, il che non è male, devo dire, no? Alla fine io ho preferito non fare modifiche di colori né a batteria né a nulla, perché preferisco mantenere il modello originale così come è uscito, però devo dire che secondo me la resa estetica del motore è buona, è molto buona, mi piace, perlomeno, ripeto, a livello di mio gusto mi piace. Il montaggio dei fari sicuramente è una delle note dolenti di questo modello e diciamo che sì, poteva essere forse fatto in maniera migliore, però dipende anche molto, ragazzi, da come avete montato voi le parti. Se avete seguito tutto, diciamo, tutte le istruzioni filo e per segno nella maniera precisa come viene indicato, tecnicamente i fari dovrebbero funzionare. Io invece ho visto anche nel gruppo Facebook persone che per la fretta tiravano le molle, le accorciavano, modificavano, facevano tutte cose secondo me sbagliate, nel senso che se il modello è stato progettato in quel modo, è stato testato in quel modo, evidentemente hanno visto che in quel modo funzionava. Quindi fare delle modifiche così di fretta senza vedere se invece qualcuno riesce a farlo senza fare modifiche, secondo me è sbagliato. Io, come dico sempre, nel modellismo non abbiate fretta, aspettate, perché sicuramente tutti possono sbagliare, me compreso, ragazzi, quindi non bisogna avere fretta se vedete che una cosa non va subito a modificare a vostra idea. Aspettate e vedete se magari qualcuno riesce a farlo nella maniera corretta senza fare modifiche rispetto all'originale, perché come potete vedere io, ma anche molti altri del gruppo, sono riusciti a montare i fari e a farli aprire e chiudere senza problemi che magari sono nati dopo, nel momento dell'accoppiaggio delle due parti, quindi tra il telaio e la carrozzeria. Ma anche lì il problema è derivato più che altro a come si fanno passare i fili, perché come ben sapete tutto il cablaggio dei fari alla fine passa da questa parte, compreso quello dei faretti, e arriva da questa parte qua. Quindi, come è anche avvenuto nel mio caso, questo faretto qui tendeva poi ad aprirsi bene, però nel momento che richiudeva evidentemente sbatteva a un cavo e tendeva a rimanere un pochino sollevato. Ho risolto spingendo con un arnese, ma potrei farlo con un bastoncino, basta che è una cosa che non sia tagliente, muovendo il cavo più aderente alla fiancata. Ovviamente è probabile che si possa rispostare, quindi potrebbe anche capitare che mi rimanga nuovamente bloccato, ma sappiamo dove intervenire, una cosa si fa in 10 secondi e il faro arriva giù tranquillamente, quindi è un problema risolvibile. Per tutti gli altri che invece i fari avevano problemi anche di apertura e chiusura prima ancora dell'assemblaggio delle parti, vi ricordo che è essenziale non stringere le viti dei fari da nessuna parte, quindi sia quelle frontali che dietro, tutto quello che riguarda la parte che deve muoversi del faro deve essere sufficientemente lenta. Stessa cosa le viti su cui poggiano gli anelletti delle molle, perché se anche quelli rimangono bloccati vanno in torsione e quindi creano una forza contraria al movimento che ci viene richiesto
per il faro. Invece la molla, una volta tenuta in posizione dalla vite, deve essere libera di poter restare sempre alla stessa posizione e quindi di non venire tirata in modo strano. Quindi per farlo bisogna lasciare le viti su cui agganciano le molle leggermente lente, in maniera che il movimento sia fluido. Ok, io infatti vi dico sempre, come vi ho suggerito anche sul tutorial, fate la prova prima a mano, prima ancora di inserire il motorino. Se le molle richiamano bene, le avete posizionate bene. Se vedete che le molle fanno fatica, col motorino la cosa non cambia, anzi peggiora, ok? E questo è il primo problema, diciamo, che abbiamo affrontato su kit. Altri problemi, sicuramente la cerniera delle porte. Allora, nel mio caso l'avevo rotta, ne ho rimessa un'altra e si è rotta di nuovo. Ecco qua. Ultimamente per fare delle prove, eccola qui, vedete? Si è spezzato. Questo proprio perché purtroppo hanno fatto una scelta sbagliata. Questo pezzo doveva essere molto più lungo e andare in profondità all'interno quella della carrozzeria, invece era un singolo pezzetto che si reggeva in posizione con una vite messa da quest'altra parte, ma per mandare dentro la vite, ovviamente, dovendosi inserire all'interno del perno, andava a mangiare parte del metallo che lo componeva e quindi lo rendeva più debole. Tanto è vero che anche il perno sostituito, dopo solo 3 chiusure di sportello, si è spezzato. Quindi ragazzi, attenzione, secondo me se la lasciate con lo sportello leggermente aperto è meglio, per evitare che si rompa. Io non ho fatto un grande dramma per questo, perché sicuramente non la rismonto, perché vista la difficoltà per accoppiare telaio e carrozzeria, che questo è un altro dei problemi riscontrati, e a molti ha causato anche il distacco dei cavi, il tranciamento dei cavi e problemi vari, io preferirò fare a tempo perso, quando mi andrà, un foro con un mini trapano con cui sarà possibile lavorare qua dentro, con una punta molto piccola, tipo 2-3 mm, forse anche meno di 3, vediamo, e ci inserirò una vite di quelle che ci hanno fornito. Tanto la forma più o meno è come quella del perno che si è rotto, quindi si noterà poco, e sono anche nere, quindi ancora più mimetizzate, e farà la stessa identica funzione. Chiaramente andandoci a guardare da vicino si vedrà che è una vite, ma io dubito che qualcuno focalizzi la vista là invece che magari sul cruscotto, ok? Altro problema che mi viene in mente è quello del famoso pannelletto che vedete giù in fondo dietro ai sedili, vedete quello laterale, che era stato fornito bianco, mentre invece doveva essere dello stesso colore degli interni. Altro errore a cui D'Agostini ha dato delle risposte poco sensate, dicendo che avevano fatto una screen accurate del modello prima di realizzarlo, cosa che invece sappiamo non essere vera, perché il modello è stato replicato da una replica francese, a detta dell'esperto del nostro gruppo, che è Carlo, che saluto, nemmeno troppo bene, quindi evidentemente aveva delle imprecisioni che D'Agostini ha copiato di sana pianta, quindi non è così ben fatta come D'Agostini crede alla fine. Ovvio che alla fine è un bel modello, fa la sua bella figura, però sicuramente non è proprio il massimo della precisione, ok? Un altro dei problemi riscontrati è sicuramente il cruscotto, che per la sua diciamo densità di cavi all'interno, cavi tra l'altro molto corti, ha dato diversi problemi durante il montaggio, perché poi i cavi non erano sufficientemente lunghi per arrivare alla centralina elettronica che posta sotto al bagagliaio, quindi anche lì problemi di vario genere, bisognava far passare i cavi in maniera diversa rispetto a quanto indicato dalle istruzioni, in maniera tale da creare un po' più di corda, come si dice, e farli arrivare a connettersi. Quindi anche lì ci sono stati errori di progettazione non indifferenti. E diciamo che doveva essere pensata un pochino meglio sotto certi aspetti. Il cruscotto chiaramente ha delle imprecisioni, ci sono dei filtraggi di luce, qualcuno li ha voluto risolvere, io non ci ho perso molto tempo sinceramente, perché in questo periodo ero preso da molte cose, non potevo impegnarmi più di tanto, poi dovevo comunque mandare avanti il montaggio per il canale, quindi ho preferito non farlo. Ho comunque un cruscotto di scorta, su quello magari ci implementerò diciamo tutte funzioni un pochino più avanzate, tipo magari lo schermetto LCD che qualcuno sta realizzando anche oltremanica in Inghilterra,
e lo terrò magari esposto esternamente per farlo vedere in maniera migliore. Sinceramente rismontare il modello per inserirlo dentro, ripeto, vista la difficoltà e i problemi tecnici che potrebbero insorgere, comprese le rotture di varie parti, preferisco a questo punto non rischiare. Sono più fortunati chiaramente quelli che la inizieranno adesso, perché potranno già prendere le parti belle fatte, che purtroppo per noi che siamo stati i primi sono arrivate troppo in ritardo. Diamo un'occhiata anche qui, come vedete c'è le varie sequenze di accensione. Qualcuno ha detto che non è molto precisa, ma per me va bene, insomma alla fine l'effetto di supercar me lo dà lo stesso, ragazzi, ok? L'abitacolo, le luci si accendono tutte, anche sopra, come vedete. Abbiamo anche le luci dietro, ovviamente le luci di posizione, e lo stop che si accende quando, vedete, quando premiamo il pedale qui dentro, ok? Pedale che comunque è molto delicato, quindi io vi consiglio di non giocarci troppo, perché anche quello potrebbe con il tempo rompersi. Altre cose da dire, vediamo un po'. I vetri, che chiaramente non sono il massimo della vita, perché hanno un sistema per alzarli e abbassarli con questa rotella che è sotto, che adesso non vedete ma sapete che c'è, che non è molto preciso, li fa alzare un po' per storto, quindi bisogna accompagnarli su con le dita. Altro motivo quindi per non aprirli o per lasciarli già aperti, insomma decidete voi come volete impostare la vostra esposizione, ma ovviamente da quel punto di vista chiaramente ci sono imprecisioni. Molto carina invece la realizzazione del bagagliaio, anche se nel mio caso ho notato che quando lo chiudo tende a rimanere un pochino sollevato qui ai lati. Perché? Perché in realtà gli ammortizzatori del pannello diciamo dell'1.8 posteriore tendono a sbattere a questa parte qui, vedete? Questi diciamo arrotolatori del telo, e di conseguenza tengono leggermente sollevati gli ammortizzatori stessi, e quindi non spiana perfettamente giù. Lo fa di poco, non si nota molto, però comunque è un difetto, e quindi anche quello evidentemente andava corretto. Io chiaramente non me ne sono accorto prima, se no magari avrei limato un pochino i punti dei perni di aggancio degli arrotolatori per farli diventare leggermente più bassi, ma comunque poco male, ragazzi. Tanto alla fine dubito che qualcuno andrà proprio a guardare queste parti. Tutto sono sicuro che chi guarderà il modello di kit se lo andrà a guardare più che altro nel cruscotto o nello scanner, proprio per ricordare tutto quello che abbiamo visto nel telefilm che abbiamo tanto amato. Le funzioni di kit, come sappiamo, sono belle. Cominciamo dalla frase di apertura con la sigla. Come vedete la sigla è perfettamente riprodotta. Non la faccio sentire tutta perché sennò potrebbe YouTube bloccarci per diritti di copyright. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Qui manca il finale della frase che dice kit se preferisci. È stato tagliato, non se ne capisce bene il motivo. Abbiamo segnalato la cosa alla De Agostini, ma evidentemente non hanno voluto correggere il problema, evidentemente per problemi di costi, non penso per problemi tecnici, perché bastava una scheda forse fatta con un pochino più di memoria e si poteva mettere tutto, se il problema fosse stato quello. Diciamo gli editori, una volta che hanno realizzato queste cose, sanno che cambiare un qualcosa gli costa, e quindi cercano di sorvolare. Tanto ormai a quel punto del montaggio nessuno avrebbe abbandonato, perché significava sprecare tanti soldi, quindi si sa, veniamo un pochino presi in giro sotto certi aspetti, e purtroppo ci dobbiamo un po' accontentare di quello che ci viene dato, ragazzi. La perfezione non esiste, si può fare da soli per chi è capace con le schede Arduino eccetera, gli altri se lo devono tenere un po' così, ma poi ripeto, è bello comunque, ragazzi, quello era solo magari per dare maggior precisione alle frasi che sono molto poche, perché ecco adesso le sentiamo tutte. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Una sola probabilità su 10.000 di trovare un collega umano più accettabile di te. Purtroppo sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini. Sì, Michael. Come direbbe Michael, grazie amico.
Questa è la voce del computer. E come che governa vedete questa abbiamo macchina. già finito, quindi Sigla internazionale pochissime KITT Night Industries 2000. pochissime frasi che sinceramente potevano essere sicuramente maggiori. Il rumore del turbo boost, anche questo un po' troppo continuo, magari poteva essere armonizzato con un crescendo, no? Quindi da un volume più basso che andava a aumentare, forse sarebbe stato meglio. Lo scanner a livello di rumore è perfettamente riprodotto, a livello di immagine qualcuno dice che andava migliorato e l'hanno fatto in vari modi, e per me va bene anche così, sinceramente non ho visto troppo il problema. Forse sì, nel telefilm l'immagine del LED viene più rettangolare, qui viene un po' più tonda, però diciamo che ragazzi l'effetto alla fine si ha, dai, non è tutto questo grosso problema, ok? Questa l'abbiamo già fatta e possiamo a questo punto richiudere tutto, fa la sequenza di spegnimento. E la nostra kit è spenta. Allora, che dire, devo dare un voto finale. Secondo me il modello merita, pur con le sue imprecisioni, pur con le cose che magari potevano essere fatte in maniera diversa, migliore, sicuramente a cominciare, ecco, dalle cose che abbiamo detto, quindi dalla frase che poteva un poco essere migliorata, dal sistema anche degli ammortizzatori usato per il cofano che magari tende a cadere, non rimane sempre chiuso perché bisogna stringere le viti, ma se le stringiamo troppo tendono a spanarsi, quindi c'è il rischio che poi non si riescano più a stringere. Insomma, i problemi ce ne sono e anche tanti, però alla fine il modello, una volta posizionato nella teca o anche senza teca, fa la sua bella figura, ragazzi. È un modello che sicuramente tutti quando verranno a casa vostra lo noteranno, vi chiederanno particolari su di lui, vi chiederanno di vederlo acceso con le sue funzioni, quindi secondo me abbiamo fatto un buon acquisto. Acquisto forse troppo costoso? È probabile, però considerate pure che dietro questi modelli c'è una grossa ricerca a livello di progettazione, che poi può anche sbagliare, come in questo caso su alcune cose, però comunque la ricerca c'è, viene fatta la parte enciclopedica con le istruzioni, quella anche a un costo, c'è tutti i costi di distribuzione, tutte queste cose qui, quindi alla fine è logico che vengono a costare un po' di più rispetto a un modello da scatola di montaggio comprato bello e pronto, cose che comunque non è possibile fare perché una kit in scala 1:8 non credo che esista, a parte questa della De Agostini, perlomeno io non ne sono a conoscenza, quindi sicuramente se la vogliamo in questo modo dobbiamo prendere questa. Altre cose che secondo me sono buone, il colore della verniciatura, anche se forse lo strato di vernice è un po' troppo leggero, quindi attenzione se la lucidate a non insistere troppo, perché ho visto che tende facilmente a venire via subito molto colore, quindi attenzione perché potreste ritrovarvi a sverniciare in un attimo, quindi lucidare con molta delicatezza, non esagerate, fatelo con delle creme polish molto delicate. Altre cose da segnalare al momento non me ne vengono molte. Chiaramente anche i sedili sono un po' morbidi, lo schienale è un po' troppo morbido nell'andare su e giù, andava fatto forse un sistema che lo facesse essere un pochino più rigido, ma comunque alla fine riesce a stare in posizione. Ripeto, a livello estetico sono pienamente soddisfatto, a livello tecnico un po' meno, però comunque alla fine non posso dire di avere un modello che non mi piace, anzi sicuramente mi piace, sarò felice di tenerlo esposto nella mia collezione, probabilmente con un'altra teca o in un altro modo che vedrò, adesso non so di preciso perché la teca è veramente molto, non lo so, molto fiacca oserei dire, cioè non mi piace e poi la vedo molto morbida, ecco, non mi dà quell'area di solidità che dovrebbe avere una teca per proteggere il modello. Bene ragazzi, a questo punto io spero voi abbiate gradito questa mia piccola recensione per farvi conoscere il mio pensiero sul modello una volta ultimato.
Sono sicuro che chiaramente ci sarà anche chi non la pensa come me e quindi magari avrà da ridire molte più cose negative, ma è giusto che sia così, quindi anzi segnalatele nei commenti, ditemelo, perché è bello anche che tutti quanti abbiano una panoramica completa delle idee di tutti, no? Così possiamo scoprire insieme pregi e difetti della cosa. A questo punto non ci resta che salutarci. Io saluto anche il nostro amico Kit. Kit, grazie ancora per essere stato con noi, sei stato sempre un buon amico. Sicuro di non avere niente di meglio da fare? E di meglio no, però sicuramente avrò altre cose da fare, ma volevo ringraziarti per tutto l'aiuto che mi hai dato. Sicuramente i nostri amici hanno molto gradito la tua presenza qui nei tutorial, perché mi hanno spesso chiesto di te e di questa famosa app che hai installato su questo telefono. Io lo so, invece sono i nostri amici che magari non lo sanno, e allora spieghiamo anche un pochino il behind the... E allora spieghiamo un pochino il behind the scene, cioè dietro le scene di quello che Non risulta dalla mia banca dati. di quello che è stato lavorare con questa app. Allora, questa è un'app che comprata sull'Apple Store. Adesso lo silenzio, se no non mi fa parlare. Ecco qua. Allora, dicevo, è un'app comprata sull'Apple Store diversi anni fa, all'epoca in cui era uscito l'iPhone 4S, che è questo modello che vedete qui adesso nell'immagine, e era un'app come se vedete appunto che parlava con la voce di Kit in italiano, ha delle frasi prestabilite da dire, mediante le quali poi in automatico l'app risponde con altre frasi prestabilite. C'è un elenco che io mi ero fatto, scritto anche su un foglio di carta per ricordarmele, che avevo sempre in un punto fuori campo, quindi se avevo un dubbio su come si poteva far rispondere Kit in un modo, io leggevo la determinata frase, la dicevo e lui in automatico rispondeva. Altre volte, quando dovevo ottenere delle risposte più complesse, facevo un lavoro di video editing, ovvero facevo dire varie frasi all'app, quindi al telefono, e poi con un sistema di taglio e incolla del filmato facevo vedere un discorso di senso compiuto, anche se comunque quest'app su molte cose rispondeva già bene di suo, quindi non è stato tutto un lavoro, diciamo, di trucco cinematografico, ma aveva già un'intelligenza artificiale sufficiente per rispondere a tono già su determinati momenti. In altri magari non ci riusciva e quindi ho dovuto un po' lavorare diciamo nel dietro le quinte. Questo è il segreto svelato che stava dietro a Kit sul telefono. Purtroppo questa app non è più disponibile nella versione compatibile con i nuovi iPhone. Ce n'è una sviluppata dallo stesso sviluppatore che però ha cambiato nome. Questa si chiamava iSupercar, invece questa nuova è Night Rider qualcosa, adesso non ricordo bene. Comunque il brutto è che, pur avendola fatta lo stesso sviluppatore, non ha più la lingua italiana, ma non solo nelle istruzioni, non ce l'ha proprio come voce, e quindi la rende chiaramente meno appetibile a noi, perché sentirlo in inglese sì, può essere apprezzato da chi ha visto il telefilm in lingua originale, ma chiaramente molto meno apprezzabile da chi lo ha visto solo in italiano. E chi di voi la vuole comprare sicuramente va sull'Apple Store e la trova, la riconoscerà perché l'immagine che vedete è la stessa, e adesso non ricordo il nome dello sviluppatore. Vediamo se riusciamo adesso a trovarlo andando qui sulle informazioni. Ecco qua, l'app è stata realizzata dalla fluxlinettaentertainment.com, quindi andate sul sito e vedete se qualche cosa riuscite a trovare, ma vi ripeto, l'ultima volta che ci sono stato c'era solo quella lì in lingua inglese, quindi non lo so. Ok, quindi svelato anche questo piccolo trucchetto. Ecco qua, rimettiamo a posto Kit. Non ci resta che darvi i saluti, ragazzi. Allora io vi ringrazio, io e Kit vi ringraziamo per averci seguiti in questa avventura. È stata un'avventura comunque molto entusiasmante, molto bella, che a me è piaciuto molto realizzare, e spero che anche voi rimarrete soddisfatti dal vostro modello. Dico a coloro che non l'hanno fatto ma che volessero rifarlo che sicuramente De Agostini la riproporrà in futuro, sì Kit, perché
Ho visto che Non seguo la tua logica. c'è sul sito Fanom, che è un marchio utilizzato da De Agostini in Germania, in Inghilterra, in America, quindi in svariati paesi. Quindi se ancora è presente lì da loro, sicuramente potrebbe tornare anche in Italia. Oppure, se volete, provate a contattare la Fanom tedesca e vedete se c'è modo di farvela avere qui in Italia, magari con un servizio di reshipping, che è una società che vi consente di avere un indirizzo in Germania oppure in un qualsiasi altro paese dove vogliate comprare qualcosa. E quando fate l'abbonamento inserite quell'indirizzo lì, che in realtà sarà il magazzino di questa società. Quando la roba viene portata in quel magazzino, poi quella società vi rispedisce in Italia la merce. Chiaramente la cosa ha un costo, è possibile fare spedizioni raggruppate per risparmiare sul numero di spedizioni, però comunque alla fine vi costerà qualche cosa in più. Però in quel modo magari potreste riuscire ad avere modelli che qui in Italia non arrivano, oppure come nel nostro caso sono arrivati. Grazie. Ma È sempre bello potrebbero... complimenti quando sono meritati. Ma certo Kit, tu te li meriti tutti i complimenti. Dicevo, Logica perfetta. esatto, dicevo appunto che in quel modo potrete comunque avere un modello che Credo proprio magari che il gioco d'azzardo non sia uno dei riarriverà principali scopi della fondazione. a breve sopra diciamo le nostre case. Mi sta rimbambendo Kit, non mi fa finire il discorso. Bene ragazzi, a questo punto io e Kit vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi video, che sicuramente saranno quelli dedicati al Mazinger Z Chat, che mi è arrivata la mail, quindi dovrebbero essere di prossima consegna, e anche i primi numeri della Tumbler, che io in realtà ho già i primi 2 numeri, perché come molti di voi li ho presi anche in edicola, però per fare il tutorial ho preferito aspettare diciamo di avere quelli arrivati con il pacco, perché a me quello che mi interessa è realizzare dei video particolari con delle cose particolari che possano interessare il pubblico, quindi non guardo solo la parte del montaggio ma anche il video in sé, come viene realizzato. Tant'è vero che come ho fatto già per la nostra Kit, Posso farti una domanda? dopo adesso c'ho un attimo da fare. Mi presti $20? Ma sempre a soldi, batticassa tu, te l'ho già dati, va bene, dopo te li do, vai, quindi ti vai a comprare un gelato elettronico, ok? Dicevo, Vuoi scherzare? come nel caso di Kit, ho realizzato anche per la Tumblr una serie di sigla iniziale e finale che spero gradiate, perché ho cercato di farla veramente Speriamo di sì. in un modo tale, con una colonna sonora tale da ricreare proprio l'ambientazione dei film della trilogia di Nolan, del Batman, ok? Quindi vi invito tutti a guardarli, spero vi piacciono come vi sono piaciuti, e da quello che ho visto avete molto gradito questi di Kit. Bene ragazzi, un saluto a tutti, grazie ancora a Kit, ti voglio bene Kit, Ti dispiacerebbe essere più specifico? ti voglio bene. Il sentimento è reciproco. Ah, grazie Kit. Bene, a questo punto saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me Kit, anche a me, poi noi tanto continueremo a parlare. Bene amici, dopo il saluto di Kit, un ciao a tutti e ai prossimi video. Ciao a tutti, una vita al Turbo Boost, mi raccomando. Ciao a tutti. Non sono obbligato a rispondere.